Ciao a tutti amici dei gemelli, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami i gemelli e i nuovi prossimi inizi entro il prossimo mese. Abbiamo la carta dell'appeso e la carta del mago, ragazzi. Mm. È come se ci fosse una sorta di riflessione su che cosa potete iniziare o su che strada prendere. Andiamo a vedere con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile quindi che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come incastrare questi tre oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione del video. E sempre nella descrizione del video trovate anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, il link alla pagina web dove trovate tutto quello che propongo e in più ci sono anche i link ai corsi gratuiti presenti sul canale. Uno è un corso base di tarocchi intuitivi, l'altro è un corso base di metafisica sui chakra e in questo periodo sto pubblicando un corso base di numerologia. Ognuno di questi comunque ha la sua playlist. E vi ricordo inoltre che sono anche aperte le iscrizioni per il corso di tarocchi di gennaio 2026 di livello intermedio. Comunque trovate tutti i link sotto nella descrizione del video, ragazzi. Bene, andiamo a vedere quali sono le energie per voi e partiamo da una sacerdotessa. Quattro di coppe, 8 di bastoni, re di coppe, 6 di spade, e 3 di pentacoli, ragazzi. Interessante. Partiamo da questa sacerdotessa. La sento molto collegata all'appeso, perché la sacerdotessa è una carta di fermo, una carta statica, un'energia ferma, ricettiva, diciamo quasi passiva. E mi risuona un po' con questo appeso. Andiamo a vederla. Asso di bastoni e 6 di pentacoli. Credo che qualcuno fosse in questa fase, ossia in questa fase, per mantenere un certo tipo di equilibrio, un certo tipo di... mi viene da dire apparenza, ragazzi, un certo tipo di immagine, ecco. Andiamo a vedere il 4 di coppe. 4 di bastoni e 2 di bastoni. Io ho proprio la sensazione che qui si tratti di qualcuno che può avere già una situazione romantica magari o una situazione lavorativa impostata e nel prossimo mese arrivi come una nuova opportunità, appunto, un nuovo inizio. Sento che qualcuno smetterà di far finta di niente, cioè nel senso è come prendere coscienza del fatto che sono in questo lavoro ferma, statica o statico e mi annoio, vorrei di più e non posso più far finta di niente. La stessa cosa vale se avete una relazione. Io sono già in una relazione, conosco già una persona, mi sto un po' annoiando e non posso più far finta di niente. Andiamo a vedere l'otto di bastoni. Fante di bastoni e 5 di pentacoli.
Datemi una carta per il 5. Un altro 5 di bastoni questa volta. E che io credo siate un po' stanchini dello sforzo che state facendo per mantenere le cose in un certo equilibrio, in un certo modo, in un certo stato. E per qualcuno vi dirò che si tratta proprio del mantenere un'apparenza, un'immagine, un equilibrio, non buttandosi in qualcosa. Però è come se appunto arrivasse che non potete più far finta di niente, non potete più far finta che quella persona non vi scuota, che quel lavoro non vi, non lo so, piaccia. C'è comunque un qualche cosa che o sì sarete obbligati a vedere. E vi dico che secondo me per molte persone si tratta di una nuova relazione amorosa. Cioè c'è qualcuno che vi gira intorno, che vi piace, che vi sconquiffera e nonostante magari abbiate già una relazione, siete persone serie, non vogliate tradire nessuno, però è come se le cose diventassero così tanto incalzanti da non poter più far finta di niente. Andiamo a vedere questo re di coppe. Fante di pentacoli e 7 di pentacoli. Allora, diciamo che vi invitano come ad accogliere questa nuova visione. Vi ricordo che anche l'appeso è una carta che vi dà la possibilità di vedere le cose da un'altra prospettiva. Ehm, Però, nonostante questo 8 di bastoni, che comunque è una carta molto veloce, vi invitano a fare le cose con una certa prudenza, vi invitano a fare un passo alla volta. Perché comunque qui avete anche un 6 di spade, 6 di spade è la carta delle carenze limitanti, dovete in qualche modo tagliare l'ideologia, la visione, se vogliamo, che ha questa sacerdotessa, che secondo me più che visione in questo caso potrebbe essere come un falso equilibrio, una falsa staticità, una falsa passività. Cioè è come vedere una persona che vi interessa far finta che e far finta che non vi interessi, quindi abbassare lo sguardo, così così, però rimanere poi pendente del fatto che, pendente in spagnolo, rimanere poi in attesa che magari la persona vi cerchi di nuovo, che si arrivi di nuovo con lo sguardo e quindi è come un ok, non posso più far finta di niente, mi interessa questa persona, mi interessa questa collaborazione, mi interessa questo nuovo lavoro, mi interessa questa nuova stabilità ed è come il ok, vado e me la prendo con questo 8 di bastoni, però è anche vero che per mantenerla primo vi consigliano appunto di fare le cose con calma, soprattutto se si tratta di un momento, diciamo, di cambio lavorativo, dovete prendere più informazioni su quello che vi aspetta e poi soprattutto c'è come un cambio di mentalità necessario. Andiamo a vedere questo 6 di spade. La morte, un cambio di visione. È come se, perché la sacerdotessa in realtà ha questa visione espansa, la visione del terzo occhio, questo dono di chiaroveggenza, è come se riuscisse a vedere lungo. Però qui è come se dovesse cambiare modo di vedere le cose. Può essere che qualcuno con questa capacità che abbia di vedere in lungo sa già dove le cose, o suppone di sapere dove le cose potrebbero andare a finire, e invece qui vi dicono no. Valuta, considera tutto quello che c'è intorno, tutto quello che tu ancora non stai vedendo. Perché sento che ci può essere una bella sferzata di energia, ragazzi. Qui c'è anche la morte che mi parla del 6 di spade, quindi è proprio un cambio di pensiero, è un cambio di struttura, un cambio di credenze, un cambio, mi viene proprio da dire di vita, perché comunque il 6 di spade è una di quelle carte che vi dice di lasciarvi problemi familiari,
indietro e di andare verso qualcosa di migliore, di più costruttivo. Infatti poi abbiamo un 3 di pentacoli che è una carta di collaborazioni, una carta di crescita, anzi andiamo a vederlo. Ci sono come dei nuovi progetti, 7 di spade, asso di denari e stella. Ok, come vi dicevo prima, andate un passo alla volta perché rischiate di mettere troppa carne al fuoco, secondo me, nel prossimo mese. Allora, nuovi inizi li vedo più alla fine del mese, sinceramente. Però sento che sì, secondo me può essere elaborata come questa sensazione di so tutto e non mi apro a vedere quali potrebbero essere le altre opportunità. Invece come se fosse giunto il momento di non nascondervi più niente, di non raccontarvela più. La cosa che sento per la maggiore è che qualcuno sarà tentato da una relazione extraconiugale o dal collaborare, per esempio, con un'azienda concorrente, piuttosto, cioè è come se ci fosse un nuovo panorama che si apre, che voi non volete tanto cogliere, però ad un certo punto non potrete più far finta di niente, cioè l'attrazione che sentirete verso questa azienda, verso questa persona, verso questo nuovo progetto è tale da non poterla ignorare. Il punto qual è? È che dovete un po' cambiare sistema di pensiero, sistema di credenze. Io non valgo, non me lo merito e se poi non riesco, cioè alla fine provateci perché appunto c'è anche la morte e quindi arriva come un nuovo capitolo, una nuova fase della vostra vita, ragazzi. E difatti anche qua c'è il mago che parla proprio di questi nuovi inizi. Quindi secondo me si apre la visuale, è come se ci fosse una nuova visione in questo periodo e si apre proprio un nuovo panorama che vi porta ad allontanarvi da diciamo dalla vecchia visione delle cose, visto che abbiamo un 6 di spade, e vi apre a quello di fresco, quel nuovo, quel guizzo che potrebbe arrivare. Ci sono come dei nuovi progetti, delle nuove collaborazioni, dei nuovi programmi che effettivamente si vedono verso la fine del periodo, c'è anche una storia di denari che mi parla di un inizio concreto, di un nuovo obiettivo, di un nuovo desiderio, un nuovo sogno se vogliamo, però questo 7 di spade mi dice di non mettere troppa carne al fuoco e cercate di non voler avere tutto subito perché sapete poi chi troppo vuole non la stringe, cioè un passo alla volta. Qui avete un 7 di pentacoli, vi dice proprio con calma. Allora andiamo a vedere qualche oracolo, amici dei gemelli. Allora, reclama il tuo potere e guardate, è la stessa raffigurazione del 7 di spade in un certo senso, si tengono abbracciati tutto quello che hanno. E questa carta vi dice, lezione di oggi, individua una ragione per la quale dilapidi il tuo potere nel quotidiano e poi chiediti se vale la pena la perdita di pace interiore che questo suppone. L'obiettivo reclama il tuo potere in modo positivo e cosciente. Che interessante. E poi abbiamo osa essere creativo. Lezione di oggi. Pensa a tutte le idee creative che ti arrivano alla mente ogni giorno. Quante scarti come improduttive o diciamo di poca importanza? La guarigione richiede una creatività poco pratica e osata di chi osa. L'obiettivo: osserva come rispondi alla tua voce creativa. Sii ricettiva. Sei ricettiva o autocritica? Interessantissimo. Guardate, ve li metto di qua perché sennò non ci stanno. Ok. Secondo oracolo.
Alte responsabilità, ottobre ragazzi, quindi io sto registrando ad ottobre, potrebbe proprio essere per il mese presente. Quindi probabilmente nel mese di ottobre c'è come una grande responsabilità da parte vostra nel ridefinire il punto di vista e gli obiettivi, le nuove partenze, i nuovi progetti che partono nel mese di ottobre effettivamente potrebbero essere scelte di grande responsabilità. Tenete presente che il mese di ottobre è un numero 1 ed è un buon mese per iniziare cose nuove effettivamente. Andiamo a vedere l'ultimo oracolo. Sono l'energia amorosa dell'universo. Wow, quindi si tratta proprio di vedere tutto, ogni singola cosa intorno a noi come se fosse energia, quindi anche noi stessi, e quindi tutto è parte dell'universo. Mi fondo con l'energia dell'amore dell'universo. Amici dei gemelli, questo è quello che avevo per voi, spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato degli spunti interessanti di riflessione, fatemelo comunque sapere nei commenti. Per sostenere il canale mettete like, iscrivetevi, condividete il video e per iniziare un nuovo percorso di crescita con me basato sulle credenze limitanti mi potete contattare via mail. Io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona il tutto. Lo stesso lavoro lo potete anche fare per conto vostro attraverso la sezione degli abbonamenti. Anche lì tratto le credenze limitanti, sono divise per settore, per chakra, per trauma, soldi, lavoro, insomma. E in più tratto anche temi di metafisica e di metamedicina, sempre tutto volto all'autoconoscenza, al miglioramento di se stessi, insomma è proprio un percorso di crescita, è come se fosse un corso di formazione. Comunque, date un'occhiata ai titoli dei video, quelli si vedono, sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla. Detto questo, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio, ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!